Abito in Sardegna, un'isola del Mediterraneo famosa soprattutto per il turismo costiero. Nonostante la terra a disposizione sia più che sufficiente al fabbisogno dei suoi abitanti, la maggior parte dei prodotti vengono importati e sono sempre più le persone che scelgono di emigrare in cerca di un'occupazione. Ci sarà un'alternativa? Per questo ho deciso di andare alla ricerca di persone che credono in una Sardegna sostenibile, da un punto di vista ambientale, sociale ed economico. Così nasce Sardinia Green Trip. Mi accompagnano in questo viaggio Chiara, operatrice alla camera, Fabio, fonico, Salvatore, costumista e scenografo. Il fonico, nine, è ora di andare. Come vedete, appunto, il viaggio è in una zona del sud della Sardegna. E poi ci sono io, regista alla ricerca di un'esistenza green, ma anche grande fumatore. Chissà che non riesca a smettere in questo viaggio. Farò il giro della Sardegna con mezzi sostenibili. Questa prima tappa in bicicletta, poi si vedrà. Sostenibilità può essere un'idea, uno stile di vita, un modo di produrre diverso da quello del consumo illimitato delle risorse della terra. A Villa Cidro ho trovato un esempio di agricoltura del buon senso. Per fare l'agricoltore bisogna essere per forza ottimisti, altrimenti la terra, se non sei ottimista, non ti dà i suoi frutti. Il miracolo della Sardegna è, essendo al centro del Mediterraneo, è un posto che già in sé ha innate delle caratteristiche uniche. È una terra generosa che devi sapere affrontare, perché comunque è una terra che richiede il suo lavoro, però ti dà. Ero a Bologna, stavo preparando la tesi specialistica su teoria della traduzione in poesia e ho pensato, ma perché non tornare in Sardegna, mettere in piedi un'azienda agricola, mollare il mio lavoro di archivista multimediale alla biblioteca centralizzata di Agraria e far partire quello che di solito tutti chiudono? Abbiamo preso un vecchio uliveto dismesso, abbiamo rimesso in produzione e all'interno dell'uliveto produciamo ortaggi e culture di stagione. Cena Villa Cidro 13, Serra. Qua niente è lasciato al caso, però allo stesso tempo è tutto lasciato alla natura. Abbiamo deciso di consociare le piante che l'una dalle altre possono trarre giovamento dalla loro vicinanza. Gli agricoltori producono, si rivolgono al mercato, all'ingrosso e vendono. Ci siamo resi conto dopo pochi mesi che non era possibile andare avanti così. E allora abbiamo pensato di raggiungere le persone direttamente a casa, senza passare da altri intermediari. Il modo più semplice è internet. Bastato un mese, abbiamo iniziato ad avere le prime richieste. Vedevo che le persone avevano bisogno di capire com'era il cibo prima di diventare cibo. Insieme a Vincenzo abbiamo pensato, ma perché non offriamo direttamente la consegna a domicilio gratuita? Mangiare bene non è così complicato, sano, genuino, fresco, locale, te lo portiamo direttamente a domicilio. Secondo la filosofia del chilometro zero, risulta vantaggioso consumare prodotti locali perché accorciare le distanze significa rispettare l'ambiente. Ho scoperto che esistono anche le case a chilometro zero, costruite con la stessa terra sulla quale sorgono. Scena 1, Serrenti, Casaforma. Queste sono tutte terre di Serrenti, colore è dato dai minerali che sono contenuti e dai metalli soprattutto che sono contenuti nelle terre. Sembra un quadro. In questo momento storico in cui il nostro sistema economico, insomma in generale, risente di una crisi energetica molto molto forte, la terra cruda è un materiale che risponde a tante questioni nevralgiche. È un materiale che si trova abbondante dappertutto. Ha una versatilità di impiego immensa, quindi la posso utilizzare per fare muri, ma anche per fare pavimenti, per fare malte, per fare intonaci, per fare coperture. È un materiale sano ed è anche un materiale che si ricicla molto bene. Oggi come oggi è uno dei materiali più appetibili in edilizia, proprio per questi motivi. Si schiaccia verso i lati dello stampo e poi si liscia. Sono giovani architetti e giovani ingegneri e giovani geometri che hanno scelto di fare questo corso. Loro saranno specializzati nella conservazione e nel recupero delle case di terra.
In Sardegna abbiamo un patrimonio in terra crudo molto ampio, ancora ben abitato. Questo patrimonio va conservato e va continuato ad abitare. Il futuro è sostenibile perché ce lo chiede la vita in questo momento. E sostenibilità in primo luogo è il riuso. Il consumo abbiamo visto che non funziona più, l'usa e getta è stato un fallimento totale. Fin da piccola ero attratta da queste strutture in terra cruda che mi circondavano perché non capivo come mai potessero stare incollate queste case. E quindi per questa motivazione ho deciso, appena raggiunta la maturità, di iscrivermi alla facoltà di architettura. Posso andare? Oh ragazzi, che emozione! Poi in tutto il mondo la terra cruda sta vivendo un momento di vera riscoperta. Ventana sostanzialmente nasce da una passione, la passione per le cose belle e quindi dell'architettura, dell'arte, del design. In modo particolare si rifà a un progetto degli anni 50, quando Tavolara incontrò gli artigiani sardi per rielaborare gli oggetti della tradizione sarda. Allora, l'idea era quella di realizzare una rete regionale di residenze per ospitalità particolari. In questo caso siamo in una casa a corte, le cosiddette case campidanesi, che è realizzata in terra cruda. Questi contenitori architettonici, che appunto sono legati alla tradizione, alla storia, possono essere gli ottimi contenitori anche di innovazione, ad esempio legata al design. Quindi una bella architettura può essere un buon luogo per fare ospitalità. Questa è un'azienda che in parte abbiamo ereditato e adesso è in fase di ristrutturazione. È un mini caseificio aziendale. L'azienda in questo momento non è in produzione perché abbiamo i prossimi parti e di conseguenza non possiamo fare la trasformazione lattiero-casearia perché i piccoli, proprio per filosofia aziendale, vengono alimentati con il latte materno. È abbastanza normale, naturale comunque in Sardegna che gli animali vengano allevati semplicemente allo stato brado. Abbiamo tempo fa comunque puntato sul recupero di una specie endemica del territorio arburese, quindi l'allevamento della pecora nera e non solo il caprino. Il packaging di lana nasce per dare un'offerta un po' particolare e poi anche evitiamo la plastica ma anche la carta. Quindi questi sono dei feltri di lana di pecora sarda autoctona al 100%. E l'idea nasce appunto per coinventare i formaggi. Le capre, almeno le prime partorienti, sono pronte, tra un po' avverrà, come dire, il miracolo della nascita. Mi capita spesso di parlare con persone che hanno cambiato vita. Sono le storie più disparate, ma tutte accomunate dal bisogno di ritrovare un legame con la terra.
È il caso di Tommaso, nipote di Emilio e Joyce Lussu, che ha scelto di tornare nella casa di famiglia. Noi abbiamo iniziato fondamentalmente con la tessitura circa 6 anni fa. Io ero tornato a vivere ad Armungia qualche anno prima. Poi posso parcheggiare la bici fuori dal laboratorio? Noi abbiamo imparato da mia nonna, zia Giovanna detta anche, quindi abbiamo imparato in maniera assolutamente tradizionale. Scena 14 Armungia, dettaglio a piombo telaio. Utilizziamo ancora tutte queste tecniche, ma naturalmente con uno sguardo odierno. Sappiamo sroga mia via da Tessingià e tanto che hanno imparato sappiamo ed io ho migliorato la sroga. Poi stava via sul disegno, l'ho copiato tutto il disegno nostro. E dopo noi ho usato cercare di migliorare dei mimmi. E ci portai già innanzitutto. Questo telaio nuovo. Ah, è bellino, bellino. L'obiettivo è quello di cercare di ricostituire una microeconomia territoriale. Oscar! Ciao Oscar, ciao. Vedere i denti. È un tabagista? È un tabagista. Questo è nocciolina. L'ultima nata. No, no. Questa è proprio la misura tradizionale. È un tessuto che si può utilizzare anche non come bisaccia, una bella striscia per un tavolo. Da circa un anno abbiamo anche questa associazione culturale che si chiama Casa Lussu, insieme anche a un'attività di piccola ricettività di un bed and breakfast. Il progetto complessivo si inserisce, se vogliamo, anche dentro un discorso di cercare di dare un piccolo contributo al contrasto allo spopolamento. Noi pensiamo che può essere anche un piccolo paradigma teorico quello di spostare il centro in periferia. Vorremmo appunto fare un passo indietro in questo senso, che però per noi dal nostro punto di vista è un passo avanti in realtà. Joyce Lussu scriveva: l'isola è entrata tutta nella mia vita, con i suoi villaggi, i suoi sentieri di pietra, il suo lentischio e i suoi asfodeli, le sue speranze e il suo lamento. La nascita delle caprette di Monica, il mio primo mattone in terra cruda, gli asini di Tommaso e la saggezza di zia Giovanna. In questa prima puntata ho trovato tante alternative possibili, ma la strada è ancora lunga.